Ciao a tutti, una delle domande più frequenti che i proprietari dei gatti ci fanno nella nostra quotidianità è: ma dottore, il mio gatto perde tanto pelo, è normale? In questo video andremo ad analizzare quando è normale la perdita del pelo e quando non è normale, in modo tale che abbiate chiare alcune questioni sulla perdita del pelo. Perché la perdita del pelo del gatto può essere tranquillamente normale, ma può nascondere qualche patologia. Allora, partiamo subito col dire che non esistono stagioni dove il gatto perde più pelo o meno pelo, o meglio, effettivamente dovrebbero esistere delle stagioni durante l'anno in cui c'è una perdita maggiore rispetto ad altre stagioni. In realtà coi cambiamenti climatici non abbiamo più le classiche mezze stagioni e quindi fondamentalmente nei gatti che vivono in casa abbiamo una perdita di pelo abbastanza continua durante tutto l'anno. Ci sono ovviamente dei periodi dove magari è maggiore, però fondamentalmente il gatto perde il pelo tutto l'anno. Questo perché è il normale turnover fisiologico del pelo, quindi il pelo morto si stacca e sotto c'è il pelo nuovo. Quando noi abbiamo un gatto che perde del pelo, ma la sua chioma, il suo pelo e la sua pelliccia è bella, lucida, bella compatta, il gatto si lecca normalmente, non ci sono grosse problematiche, in quel caso lì è normale, non c'è nulla da fare se non semplicemente cercare di spazzolarlo in modo tale da togliere il pelo morto e non averlo poi in giro per casa ed evitare che magari se ne lecchi lui tanto e crei poi dei boli di pelo. Qua sopra vi metto un video sui boli di pelo così andatevelo a vedere perché è importante spazzolare poi il gatto, oltre per un discorso diciamo estetico di casa, anche per evitare che ne ingerisca troppo e poi abbia il problema del bolo di pelo. Quando invece non è normale un gatto che perde il pelo, quando abbiamo la perdita di pelo e sotto non abbiamo pelo nuovo, per esempio abbiamo un'alopecia, in quel caso lì non è normale e quindi va portato dal medico veterinario di fiducia e va fatta una visita dermatologica per capire che tipo di lesione è, se c'è un'alopecia per esempio singola potrebbe essere una micosi, quindi bisogna portarlo per verificare chiaramente che tipo di problematica abbiamo. Oppure potrebbe essere che in quel caso lì magari non lo vedete neanche che il gatto perde il pelo, ma non vedete il pelo, in quel caso lì può essere che il gatto si lecca veramente tanto e quindi non faccia in tempo a crescere il nuovo pelo che il gatto se lo toglie leccandoselo, per esempio questo l'abbiamo nell'alopecia psicogena felina. Ho fatto un video, a fine di questo video vi appariranno qua in sovraimpressione dei video relativi a queste problematiche. Quindi quando noi abbiamo una cute non normale e quindi non abbiamo un pelo nuovo, non è normale, quindi va fatto visitare dal medico veterinario per capire la causa e per cercare una soluzione. Quando invece abbiamo questa perdita di pelo, ma il pelo è normale, e soprattutto abbiamo una bella chioma folta, allora in quel caso lì è il semplice turnover fisiologico del pelo, quindi non bisogna troppo preoccuparsi, ma spazzolare bene il gatto per togliere il pelo vecchio e lasciare quello nuovo. Quindi fondamentalmente spero di aver risposto a questa domanda che, ripeto, è una delle domande più frequenti che riceviamo sia nel cane che nel gatto, perché fondamentalmente il proprietario, vedendo questa perdita di pelo, sospetta sempre che ci sia una patologia e magari vuole aiutare il proprio animale. Ecco, in questo caso dipende non tanto dalla perdita del pelo, ma com'è la situazione del pelo che rimane sulla cute. Se c'è pelo che è bello tutto, non c'è da preoccuparsi, se invece ci sono delle problematiche come alopecie, croste, oppure banalmente il gatto si lecca veramente tanto e quindi non cresce il pelo perché c'è questo stimolo di leccamento compulsivo, come per esempio nell'alopecia psicogena, allora in quel caso lì è meglio portarlo al medico veterinario e vedere un attimo la situazione.
Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo sempre che in questo canale noi trattiamo di patologie del cane e del gatto, diamo dei consigli, cerchiamo di spiegare un attimo la situazione, cerchiamo di rispondere anche alle domande più comuni come in questo caso, e quindi se volete sostenere il progetto iscrivetevi al canale qua sotto e mettete un bel mi piace al video. Un saluto a tutti e alla prossima.